Lezione 1. Distrazioni digitali. Ehi Anna, hai notato quanto tempo le persone trascorrono al telefono oggigiorno? Ciao John. Sì, è davvero sconcertante. Sembra che tutti siano incollati ai propri schermi. Cosa pensi che lo spinga? Penso che i social media giochino un ruolo enorme. Le persone vogliono rimanere in contatto e aggiornate, il che rende difficile mettere giù il telefono. Assolutamente. E con così tanti contenuti disponibili, è facile perdere la cognizione del tempo scorrendo i feed. Giusto. Ho letto che la persona media trascorre più di 3 ore al giorno sul proprio telefono. Si tratta di una notevole quantità di tempo. Lo è davvero? A volte mi chiedo se ciò influisca sulle nostre interazioni faccia a faccia. Hai notato cambiamenti nel comportamento sociale? Sì, sicuramente. Le persone spesso sembrano più coinvolte con i propri dispositivi che tra loro anche in contesti sociali. Questo è preoccupante. Mi fa pensare a come possiamo incoraggiare conversazioni più significative. Forse potremmo stabilire orari senza telefono durante le riunioni. Potrebbe aiutare tutti a concentrarsi sulla connessione reciproca. È un'ottima idea. Potrebbe portare a conversazioni più profonde ed esperienze condivise. Hai provato qualcosa del genere? Durante una recente cena con gli amici, abbiamo messo i nostri telefoni in un cestino. Si è rivelata una delle serate più belle. Sembra meraviglioso. È incredibile quanto tu possa goderti ancora di più il momento senza distrazioni. Esattamente. Penso che dovremmo tutti trovare un equilibrio tra la nostra vita digitale e le interazioni nella vita reale. Lezione 2. Riflessioni storiche. Ehi Anna, stavo leggendo dei leader sociali e politici del vecchio Sud e del loro utilizzo del lavoro schiavo. Ciao John, questo è un argomento pesante. Quali spunti hai ottenuto dalla tua lettura? È sorprendente come quei leader giustificassero la schiavitù come essenziale per la loro economia, anche se era moralmente sbagliata. Sì, mette in luce la complessa storia di quell'epoca. Molti leader erano profondamente impegnati a preservare il proprio stile di vita. Assolutamente. Spesso l'hanno dato priorità al guadagno economico rispetto ai diritti umani, il che è un pensiero preoccupante. È un duro promemoria di come il potere possa corrompere i valori morali. Come pensi che sia cambiata la società da allora? Credo che oggi ci sia una maggiore consapevolezza sui diritti umani e sull'uguaglianza, ma le sfide persistono ancora. Vero! È importante continuare a discutere questi argomenti per garantire che i progressi continuino. Cosa pensi che si possa fare per educare gli altri? Penso che incorporare più lezioni di storia nelle scuole possa aiutare. Comprendere il passato è fondamentale per evitare errori simili. Sono d'accordo. Discussioni coinvolgenti e forum aperti possono anche incoraggiare il pensiero critico su questi temi. Esattamente. Dovremmo sempre lottare per una società che valorizzi l'uguaglianza e la giustizia per tutti. Lezione 3. Piani di prenotazione. Anna, sarebbe fantastico se potessimo organizzare un viaggio presto. Potete confermare i posti. Ciao Giovanni, certo, te li prenoto subito. Che data stiamo guardando? Stavo pensando al primo fine settimana del mese prossimo. Funziona per te? Sì, sembra perfetto. Controllerò la disponibilità per quelle date.
Di quanti posti abbiamo bisogno? Prendiamo 4 posti nel caso qualche amico voglia unirsi a noi. Grande. Mi assicurerò di prenotare posti extra. Per favore aspetta un attimo mentre controllo. Certo, prenditi il tuo tempo. Sono entusiasta di questo viaggio. Ho trovato alcune opzioni. I biglietti sono disponibili per quel fine settimana. Vado avanti e li prenoto adesso. Eccezionale. Grazie per aver gestito la cosa. Sarebbe fantastico avere tutto organizzato in anticipo. Assolutamente. Ti invierò la conferma non appena sarà terminato. Pianificare in anticipo rende tutto più agevole. Sì, lo fa davvero. Non vedo l'ora di iniziare questa avventura. Lezione 4. Scoperte dello shopping. Ehi Anna, hai trovato qualcosa che ti è piaciuto mentre facevi shopping ieri? Ciao Giovanni, sì, ho trovato un bellissimo paio di jeans e una giacca elegante che non vedo l'ora di indossare. Sembra fantastico. Trovare il jeans perfetto può essere una sfida. Che stile hai scelto? Ho optato per uno stile a vita alta. Sono super comodi e trendy in questo momento. Bella scelta. I jeans a vita alta sono lusinghieri e versatili. Cosa hai intenzione di indossare con loro? Sto pensando di abbinarli ad una semplice t-shirt bianca e alla mia nuova giacca per un look casual. Sembra un outfit fantastico. Casual ma elegante. Hai trovato altri oggetti? Ho anche ricevuto degli accessori carini, come una collana e un paio di orecchini. Aggiungeranno un bel tocco ai miei outfit. Gli accessori possono davvero migliorare un look. Ti piace comprare spesso vestiti? Io faccio. È divertente esplorare stili diversi e trovare pezzi che esprimano la mia personalità. Lo vedo. È come una piccola avventura ogni volta che vai a fare shopping. Potrei aver bisogno di unirmi a te la prossima volta. Lezione 5. Sicurezza stradale. Diana, ultimamente ero pensato alla sicurezza stradale, soprattutto per quanto riguarda ciclisti e pedoni. Ciao John, questo è un argomento importante. Credo che tutti gli utenti della strada dovrebbero seguire le regole per garantire la sicurezza di tutti. Assolutamente. Ad esempio, penso che i ciclisti dovrebbero dare la precedenza ai pedoni sulle strisce pedonali. È logico dare priorità alla sicurezza. Sì, lo fa. I pedoni sono spesso più vulnerabili, quindi dare loro la precedenza è fondamentale. Cosa ne pensi delle piste ciclabili? Le piste ciclabili sono un'ottima idea. Aiutano a separare i ciclisti dai veicoli e dai pedoni, riducendo il rischio di incidenti. Esattamente. Quando i ciclisti hanno corsie riservate, si incoraggiano più persone ad andare in bicicletta, il che è positivo per l'ambiente. È vero. Inoltre può aiutare a ridurre la congestione del traffico. Hai notato cambiamenti nella tua zona per quanto riguarda le piste ciclabili? Sì, in realtà, hanno iniziato a realizzare più piste ciclabili nel mio quartiere, il che penso sia fantastico. È fantastico sentirlo. Incoraggia uno stile di vita più sano e promuove il trasporto ecologico. Decisamente. Ma penso anche che i ciclisti debbano essere responsabili. Dovrebbero seguire le regole del traffico proprio come fanno gli automobilisti.
Sono d'accordo. L'educazione alla sicurezza stradale sia per i ciclisti che per gli automobilisti è essenziale. Aiuta a creare un ambiente più sicuro per tutti. Lezione 6. Sport in Canada. Ehi Anna, sapevi che il lacrosse è uno degli sport più antichi del Canada? Ciao Giovanni, sì, è affascinante quanto il lacrosse sia profondamente radicato nella cultura canadese. Cos'altro sai a riguardo? Ho letto che ci sono vari campionati in tutto il paese, compresi quelli professionistici. Si stima che la partecipazione sia piuttosto elevata. È impressionante. È bello vedere così tante persone coinvolte nello sport. Cosa pensi che renda il lacrosse così popolare? Credo che sia la natura frenetica del gioco. Combina elementi di hockey e basket, il che rende emozionante giocare e guardare. Assolutamente. Inoltre, è uno sport di squadra, quindi favorisce il cameratismo e il lavoro di squadra tra i giocatori. Hai mai provato a giocare? L'ho fatto, ma mi piacerebbe provarci. Sembra molto divertente. E tu? Ho giocato un po' a scuola ed è stato esilarante. La strategia coinvolta è davvero avvincente. Sembra un'esperienza straordinaria. Pensi che più scuole dovrebbero offrire il lacrosse come sport? Decisamente. Presentarlo in giovane età potrebbe aiutare a coltivare il talento e ad aumentare l'interesse per questo sport. Sono d'accordo. È un ottimo modo per promuovere la forma fisica e il lavoro di squadra tra i giovani. Lezione 7. Consapevolezza sui social media. Anna, ho pensato ai social media e al loro impatto sul nostro benessere. Ciao Giovanni, è un argomento interessante. È importante considerare in che modo i social media influenzano la nostra salute mentale. Esattamente. Credo che sia essenziale smettere di seguire gli account che ti fanno sentire male con te stesso. Assolutamente. Curare il tuo feed può promuovere un'esperienza online più positiva. Che tipo di account pensi che dovremmo evitare? Gli account che promuovono standard di bellezza non realistici o confronti negativi possono essere dannosi. Spesso creano sentimenti di inadeguatezza. Sì, ed è invece importante seguire resoconti che ci ispirano e ci elevano. I contenuti positivi possono avere un impatto significativo sul nostro umore. Sono completamente d'accordo. È tutta una questione di equilibrio. Interagire con contenuti in linea con i nostri valori può aiutare a migliorare la nostra mentalità generale. Decisamente. Inoltre, anche prendersi delle pause dai social media può essere utile. Permette il tempo di riflessione e riduce lo stress. È un'ottima idea. A volte è essenziale disconnettersi e concentrarsi sulle interazioni della vita reale. Sì, trovare questo equilibrio è fondamentale per godere dei vantaggi dei social media riducendone al minimo gli svantaggi. Ben detto, si tratta di creare un rapporto sano con la tecnologia. Lezione 8. Routine scolastica. Ehi Anna, hai sentito della nuova insegnante nella nostra scuola? Il suo nome era il signor Parquet. Ciao Giovanni, sì, ho sentito che è davvero simpatico. Che materia insegna? Insegna storia e ho sentito che le sue lezioni sono piuttosto interattive. Ciò dovrebbe rendere l'apprendimento più divertente. Sembra fantastico.
Penso che le lezioni interattive possano aiutare gli studenti a conservare meglio le informazioni. Sai quando iniziano le sue lezioni? Credo che la campanella della scuola suoni alle 8:45, quindi presumo che la sua prima lezione sia subito dopo. Perfetto! Adoro iniziare la giornata con la storia. È affascinante conoscere gli eventi passati e come modellano il nostro mondo. Sono d'accordo. Sembra che il signor Parker farà rivivere la storia. Spero che condivida alcune storie interessanti. Sono sicuro che lo farà. È sempre bello avere un insegnante in grado di collegare le lezioni alle esperienze di vita reale. Esattamente. Non vedo l'ora di seguire le sue lezioni. Forse potremo studiare insieme dopo. Lezione 9. Tradizioni del ringraziamento. Buongiorno Anna. Con l'avvicinarsi del ringraziamento ho pensato alle tradizioni. Ciao Giovanni. Il ringraziamento è una vacanza davvero meravigliosa. Qual è la tua parte preferita? Adoro il cibo, soprattutto la torta di zucca. Sapevi che è fatto con una grande verdura arancione che cresce sul terreno? Sì, penso che le zucche siano così versatili. Oltre alla torta, possono essere utilizzati nelle zuppe e persino nel pane. Assolutamente. È incredibile quanti piatti possano nascere da un solo ortaggio. Aiuti con la cucina. Di solito aiuto mia mamma in cucina. È un modo divertente per legare e imparare nuove ricette. Sembra fantastico. Cucinare insieme può creare ricordi duraturi. Hai qualche ricetta speciale per la famiglia? Sì, il ripieno di mia nonna è uno dei preferiti della famiglia. È ricco di erbe e spezie. E tu? La mia famiglia ha una ricetta segreta per la salsa di mirtilli rossi che aggiunge una piacevole acidità al pasto. Lezione 10. Acquisti intelligenti. Ehi Anna, ho fatto una lista delle cose che devo comprare questa settimana. Voglio essere organizzato. Ciao John, è una mossa intelligente. Cosa c'è nella tua lista? Ho bisogno di un po' di spesa, di qualche libro e forse di un nuovo paio di scarpe. Sembra un elenco completo. C'è altro che devi comprare? Non proprio, penso di aver finito per questa settimana. Mi piace mantenere le cose semplici. Questa è una buona strategia. Avere un elenco mirato può far risparmiare tempo e denaro. Esattamente. Cerco di evitare acquisti d'impulso. Possono davvero sommarsi. Ti sento. Attenersi a un budget è essenziale. Hai qualche consiglio per fare acquisti intelligenti? Consiglio di confrontare i prezzi e cercare le vendite. Può fare una grande differenza. Ottimo consiglio. Mi piace anche utilizzare app per lo shopping che mostrano sconti e offerte. È un'idea fantastica. La tecnologia può davvero aiutarci a risparmiare denaro durante lo shopping. Lezione 11. Rimanere attivi. Ehi Anna, ho letto dei vantaggi di rimanere attivi. Aiuta davvero a prevenire l'obesità e a mantenere un peso sano. Ciao John, ha senso. L'esercizio fisico regolare può migliorare non solo la salute fisica ma anche il benessere mentale. Esattamente. Ho notato che quando mi alleno mi sento più energico e concentrato durante il giorno.
Decisamente. Inoltre, può essere un ottimo modo per alleviare lo stress. Che tipo di attività ti piacciono? Adoro correre e andare in bicicletta. Sono entrambi eccellenti per la salute cardiovascolare. E tu? Mi piace lo yoga e il nuoto. Aiutano con la flessibilità e sono molto calmanti. Sono ottime scelte. È importante trovare qualcosa che ami, così rimarrai fedele ad esso. Assolutamente. Trovare un'attività che ti piace fa sì che rimanere attivi sembri meno un compito ingrato. Cosa ne pensi delle lezioni di gruppo? Penso che siano fantastici. Possono motivarti e creare un senso di comunità. Sì, inoltre puoi incontrare nuove persone che condividono interessi simili. Esattamente. È una situazione vantaggiosa per tutti. Rimanere attivi insieme può rendere l'esperienza ancora più piacevole. Lezione 12. Attrezzatura da esterno. Buongiorno, Lanna. Ultimamente ho cercato qualche nuova attrezzatura per lutto. Ciao Giovanni. C'è un negozio in centro che offre una vasta gamma di attrezzature per diverse attività. Veramente, sembra perfetto. A che tipo di attività si rivolgono? Offrono di tutto, dall'attrezzatura per l'escursionismo e il campeggio all'attrezzatura per la bicicletta e l'arrampicata. È uno sportello unico. È fantastico. Ho bisogno di un nuovo zaino per le escursioni. Hanno una buona selezione. Sì, hanno molti marchi e stili. Puoi trovare qualcosa di leggero e resistente. Questo è esattamente quello che sto cercando. Voglio qualcosa di comodo per le lunghe escursioni. Dovresti assolutamente verificarlo. Inoltre, spesso fanno sconti, quindi potresti trovare un ottimo affare. Ne prenderò nota. È sempre bello risparmiare un po' di soldi acquistando attrezzature di qualità. Lezione 13. Gestione del progetto. Ehi Anna, stavo riflettendo sul mio ultimo lavoro. Quali erano le tue principali responsabilità nella tua ultima posizione? Ciao Giovanni. Ho supervisionato le tempistiche del progetto e mi sono assicurato che tutto rimanesse secondo i piani. È stato piuttosto impegnativo. Sembra una grande responsabilità. Come sei riuscito a tenere tutto organizzato? Ho utilizzato vari strumenti come diagrammi di Gantt e software di gestione dei progetti. Hanno davvero aiutato a visualizzare i progressi. È intelligente. Gli strumenti visivi possono facilitare la comunicazione con il team. Esattamente. Ho anche tenuto riunioni periodiche per discutere aggiornamenti e affrontare eventuali problemi. La comunicazione è fondamentale nella gestione del progetto. Hai dovuto affrontare sfide significative. Sì, a volte si potrebbero verificare ritardi imprevisti. Era fondamentale adattarsi e trovare rapidamente soluzioni. Posso immaginare. Essere flessibili è essenziale per gestire i progetti in modo efficace. Cosa hai imparato da quelle esperienze? Ho imparato l'importanza di pianificare in anticipo e di essere proattivi. Aiuta davvero a minimizzare i potenziali battute d'arresto. Sono lezioni preziose. Sono sicuro che le tue capacità saranno utili nei tuoi impegni futuri. Lezione 14. Pianificazione del picnic. Ehi Anna, stavo pensando di organizzare un picnic per questo fine settimana.
Ciao Giovanni, mi sembra un'ottima idea. Cosa hai in mente? Pensavo che potremmo andare al parco, goderci il sole e portare del cibo. Nel caso facesse freddo, dovremmo mettere in valigia una coperta. Buona chiamata. Una coperta ci terrà sicuramente al caldo se la temperatura scende. Che cibo pensi di preparare? Pensavo di preparare dei panini e di portare della frutta, forse anche qualche snack come le patatine. Sembra delizioso. Mi assicurerò di portare anche qualche drink. Vuoi qualcosa di specifico? Un po' di limonata sarebbe perfetta. Adoro avere qualcosa di rinfrescante in una giornata calda. Ottima scelta. Non vedo l'ora. Sarà bello rilassarsi all'aria aperta e gustare del buon cibo insieme. Sì, lo farà. Portiamo anche qualche gioco o un frisbee con cui giocare. Assolutamente. Aggiungerà un po' di divertimento al nostro picnic. Dovremmo invitare qualche altro amico? È una buona idea. Più siamo meglio. Manderò un messaggio a tutti e vedrò chi può unirsi a noi. Lezione 15. Esperienza culinaria. Buongiorno Anna. Sono andato in quel nuovo ristorante ieri sera. L'atmosfera era fantastica. Ciao John, sembra emozionante. Com'era il cibo? È stato delizioso. Dopo un po' il cameriere portò il mio pasto in tavola e non vedevo l'ora di mangiare. Cosa hai ordinato? Ho mangiato un salmone alla griglia con verdure. Veniva cucinato perfettamente. Sembra meraviglioso. Hai provato qualche antipasto? Sì, abbiamo iniziato con le bruschette. Era fresco e saporito, un ottimo modo per iniziare il pasto. Adoro le bruschette. Hanno mangiato del dessert? Lo hanno fatto. Abbiamo condiviso una torta di lava al cioccolato ed è stato paradisiaco. Yum! Un finale perfetto per un buon pasto. Com'è stato il servizio? Il servizio è stato eccellente. Il personale era attento e cordiale, il che ha reso l'esperienza ancora migliore. Lezione 16. Acquistare vestiti. Ehi Anna, sto cercando una nuova maglietta per la prossima festa. Ciao John, hai qualche stile specifico in mente? Forse uno di quelli che potrebbe funzionare bene sia per le occasioni che vuoi che formali. Sembra versatile. Preferisci qualche colore particolare? Stavo pensando a qualcosa in blu. È uno dei miei colori preferiti e mi sta benissimo. Il blu è un'ottima scelta. È allo stesso tempo elegante e classico. Hai già controllato qualche negozio? Non ancora, ma c'è un negozio in centro che di solito è una buona scelta. Dovresti assolutamente andarci. Spesso hanno pezzi unici che non troverai altrove. Farò un viaggio questo fine settimana. Magari possiamo andare insieme e aiutarci a vicenda a scegliere i vestiti. Sembra divertente. Mi farebbero bene anche dei vestiti nuovi. Inoltre, fare shopping con un amico è sempre più piacevole. Esattamente. Facciamo un piano e troviamo insieme alcune cose fantastiche. Lezione 17. Aggiornamento della moda. Ehi Anna, stavo pensando che potrebbe essere il momento di rinfrescare i nostri guardaroba.
Pianifichiamo la nostra giornata di shopping. Ciao John, sembra emozionante. Mi farebbero sicuramente comodo dei vestiti nuovi. Cosa hai in mente? Forse potremmo iniziare con alcuni capi basic come magliette e jeans. È sempre bello averli. Assolutamente. Con i classici non si sbaglia mai. Vuoi dare un'occhiata al nuovo punto vendita in centro? Sì, ho sentito che hanno una varietà di stili e dimensioni. Potrebbe essere il posto perfetto per noi. Ottima idea. Potremmo anche cercare degli accessori, come cappelli o sciarpe, per rendere il tutto più piccante. Lo adoro. Gli accessori possono davvero cambiare un outfit. A quali colori stai pensando? Io propendo per i colori vivaci per la primavera. E tu? Penso che resterò con toni neutri, ma sono aperto a un tocco di colore qua e là. Questo è un approccio intelligente. È bello avere un mix. Dovremmo fare un elenco di ciò di cui abbiamo bisogno prima di partire. Decisamente. Un elenco ci aiuterà a rimanere organizzati e congelati. Incontriamoci questo fine settimana. Lezione 18. Preoccupazioni per la salute. Buongiorno Anna. Mi sento giù di morale ultimamente. Ho una tosse persistente e la febbre alta. Ciao John, non suona bene. Da quanto tempo hai questi sintomi? È iniziato circa 3 giorni fa. Pensavo che sarebbe andato via, ma non è così. Dovresti assolutamente consultare un medico se continua. Hai provato qualche rimedio casalingo? Ho bevuto tè caldo con miele. Mi aiuta a calmare un po' la gola. È una buona idea. Anche la tisana allo zenzero può essere molto efficace contro la tosse. Dovrò provarlo. Pensi che dovrei riposarmi di più? Sì, il riposo è fondamentale per il recupero. Il tuo corpo ha bisogno di tempo per guarire. Sono d'accordo. Anch'io mi sento un po' stanco. Assicurati di rimanere idratato e di mangiare cibi nutrienti. Può aiutarti a sentirti meglio più velocemente. Grazie per i suggerimenti. Mi prenderò cura di me stesso e spero che mi riprenderò presto. Lezione 19. Arte e cultura. Ehi Anna, hai mai visto la statua del David di Michelangelo? Ciao Giovanni, sì, è un'opera d'arte straordinaria. David è una figura così iconica nella storia. Assolutamente. La statua rappresenta un giovane che era una figura famosa nella Bibbia. Giusto, la storia di Davide è affascinante, soprattutto come sconfisse Golia. Esattamente. La statua cattura magnificamente la sua forza e determinazione. L'hai visto di persona? È stato mozzafiato vedere i dettagli da vicino. L'artigianato è straordinario. Posso solo immaginare. Ho visto le foto, ma essere lì deve essere stata un'esperienza diversa. Decisamente. Le dimensioni della statua sono impressionanti e puoi davvero apprezzarne l'arte. Mi piacerebbe visitare la galleria un giorno. Un'arte del genere parla davvero dell'esperienza umana. Lezione 20. Esplorando il parco.
Ehi Anna, hai sentito parlare del nuovo parco in centro? Ciao Giovanni, sì, ho sentito che ha bellissimi giardini e sentieri pedonali. Qual è il prezzo d'ingresso? In realtà l'ingresso al parco è gratuito. Dovevamo solo registrarci al centro visitatori. È fantastico! I parchi gratuiti sono un ottimo modo per godersi la natura senza spendere soldi. Esattamente. Possiamo trascorrere l'intera giornata lì, esplorando e rilassandoci. Vuoi dargli un'occhiata questo fine settimana? Mi piacerebbe! Potremmo preparare un picnic e goderci il pranzo nel parco. Ottima idea. Posso portare panini e snack. E le bevande. Prenderò un po' di limonata e acqua. Rimanere idratati è importante, soprattutto se c'è il sole. Assolutamente. E dovremmo portare una coperta su cui sederci. Sì, renderà il nostro picnic molto più confortevole. Pensi che dovremmo invitare qualcun altro? Bel pensiero. Magari possiamo invitare qualche amico a unirsi a noi. Più siamo, meglio è. Lezione 21. Orientarsi nei trasporti pubblici. Ehi Anna, stavo pensando di prendere l'autobus per andare alla mostra d'arte. Hai mai utilizzato i mezzi pubblici qui? Ciao John, sì, l'ho fatto. È abbastanza conveniente. Come fai a sapere dove scendere? Di solito conto il numero di fermate o chiedo aiuto all'autista. È più facile così. È intelligente. A volte utilizzo un'app per le mappe sul mio telefono. Mi indica quando scendere. È un'ottima idea. La tecnologia può davvero aiutarci a navigare. Lo trovi facile da usare? Sì, una volta che ti ci abitui, è abbastanza semplice. Inoltre, mi aiuta a scoprire nuovi posti lungo il percorso. Lo adoro. Esplorare nuove aree può essere emozionante. Hai trovato qualche tesoro nascosto? Assolutamente. Ho scoperto un delizioso caffè vicino a una delle fermate. Hanno i migliori pasticcini. Sembra delizioso. Dovrò verificarlo. Magari possiamo andarci insieme dopo la mostra. Lezione 22. Il potere degli influencer. Buongiorno Anna. Hai notato come gli influencer stanno cambiando le strategie di marketing? Ciao Giovanni, sì, possono aumentare significativamente la visibilità del marchio. È affascinante. Assolutamente. Gli influencer hanno una connessione diretta con il loro pubblico, il che rende i loro consigli più efficaci. Giusto. I loro follower si fidano di loro, quindi quando promuovono un prodotto, sembra più autentico. Concordato. Ma bisognerebbe concentrarsi anche sulla qualità del prodotto promosso. Decisamente. È importante che i marchi garantiscano che i loro prodotti soddisfino le aspettative. E il giusto influencer può fare la differenza. Si tratta di trovare qualcuno che sia in linea con i valori del marchio. Esattamente. In questo modo, la collaborazione sembra genuina e trova risonanza nel pubblico. Penso che sia una situazione vantaggiosa sia per i brand che per gli influencer. Possono creare contenuti accattivanti insieme.